Hai mai dormito accanto a qualcuno convinto che ti amasse, mentre in realtà aveva una doppia vita su Tinder? Purtroppo succede più spesso di quanto immagini, e questa storia vera ti farà venire i brividi. L'ho scoperto solo dopo aver raccolto ogni prova, tracciato ogni movimento, letto ogni messaggio. E alla fine del video ti svelerò il momento esatto in cui ho capito che non potevo più tornare indietro. Sto fissando proprio adesso il profilo Tinder di mia moglie. Attivo 3 ore fa. Siamo sposati da 5 anni. Nella bio c'è scritto che è in una relazione aperta e che cerca qualcosa di divertente e senza impegno. È la prima volta che sento parlare della nostra relazione come aperta. La foto del profilo? È del nostro viaggio anniversario a Cabo. Mi ha tagliato fuori dall'immagine. In questo momento probabilmente è con uno dei 4 uomini con cui mi ha tradito alle spalle. Sì, 4. Lo so perché ho tracciato la sua macchina, controllato i tabulati telefonici e l'ho adescata su Tinder usando un profilo falso. Ha fatto match con me. Mi ha pure scritto un messaggio civettuolo. Mia moglie ha cercato di rimorchiare un profilo finto mentre io ero seduto nel nostro salotto. Un mio amico mi ha parlato di questo sito chiamato Cheater circa 3 mesi fa. Pensavo fosse paranoico. A quanto pare lo stupido ero io. Le cose erano strane da un po'. Il telefono sempre a faccia in giù sul tavolo. Devo lavorare fino a tardi, praticamente ogni sera. Quell'abbonamento in palestra dove non sembrava mai, sai, allenarsi davvero. E quella lingerie nel cesto dei panni che di certo non le ho regalato io. Una busta di Victoria's Secret nella spazzatura, ma nessun addebito sulla carta di credito. Avrei dovuto capirlo subito. 3 mesi fa, è lì che tutto ha iniziato a sgretolarsi. Mi dice che va dalla sorella per un weekend tra ragazze. Ok, buon divertimento. Solo che la sorella pubblica su Instagram quello stesso weekend da cazzo di Messico. Così le chiedo, con tono tranquillo. Mia moglie inizia a balbettare, tutta sulla difensiva. Dice che il viaggio è stato annullato all'ultimo e che è andata a fare shopping con delle colleghe. Il modo in cui non riusciva a guardarmi negli occhi, giuro, mi si è chiuso lo stomaco. Quella domenica notte, quando è tornata, non riuscivo a dormire per niente. Verso le 2:30 del mattino ero in bagno con il portatile come un maniaco a casa mia. Apro quel sito per scoprire infedeltà. Inserisco il suo nome, età, Chicago e allego una sua foto. Le mani mi tremano. E boom! Eccola lì. Attiva entro l'ultima settimana. Profilo aggiornato 2 giorni fa. 2 giorni fa. Proprio mentre era al weekend tra ragazze cancellato. La foto del profilo? Del nostro viaggio a Cabo. Una foto delle nostre vacanze. Nella bio c'è scritto: cerco solo qualcosa di divertente e senza impegno. In una relazione aperta. Relazione aperta? Da quando siamo in una fottuta relazione aperta? Ho passato il resto della notte a fissare il soffitto con la nausea. Parte di me voleva svegliarla di colpo. Ma no, avevo bisogno di prove. Se stavo per far saltare il nostro matrimonio, dovevo essere sicuro che non potesse negare nulla. Quindi sì, sono passato alla modalità investigatore totale. Ho ordinato un GPS tracker. Quel modello Space Hawk che consigliano tutti. L'ho fatto recapitare in ufficio. Ho aspettato che fosse sotto la doccia e l'ho attaccato sotto l'auto con la calamita. Ci ho messo 30 secondi, ma mi sembrava di rapinare una banca. L'app era assurda. Potevo vedere ogni posto dove andava. In tempo reale. I primi giorni? Tutto normale. Lavoro, negozio, palestra, casa. Ho cominciato a pensare che forse stavo esagerando. Poi è arrivato giovedì. Mi scrive un messaggio. Devo fare tardi al lavoro. Torno dopo le 10. Controllo l'app alle 6. La sua macchina non è in ufficio. È in un condominio dall'altra parte della città. Ho guardato quel puntino per 3 ore. Non si è mosso. Poi ha iniziato a tornare verso casa alle 9:47. È entrata in casa alle 10:15. I capelli diversi, trucco fresco. Com'è andata al lavoro? Niente di che, solito lavoro. Faccio una doccia e vado a letto. È lì che ho capito. Le settimane successive? Una tortura. Una vera, fottuta tortura. Ma il modello era chiaro. Martedì e giovedì. Condomini diversi invece dell'ufficio. A volte hotel. Una volta una casa in un quartiere che non conoscevo. Il mercoledì incontrava qualcuno in un bar per 2 ore di caffè. Il sabato era yoga.
ma in realtà era in un condominio sul lago. Ho fatto uno screenshot di tutto, ogni posizione, ogni orario. Ho fatto una cartella intera. Una volta ho guidato fino a uno degli indirizzi e ho visto la sua auto vicino a un MDX nero. Ho scattato delle foto. Poi mi è venuto in mente: abbiamo un piano famiglia per il telefono, posso vedere le bollette. Perché non ci ho pensato prima? Centinaia di messaggi a numeri sconosciuti, chiamate a orari strani. Ho confrontato quei numeri con i momenti in cui era in quei posti. Tutto combaciava. Ok, qui probabilmente ho esagerato, ma chi se ne frega. Ho creato un profilo Tinder finto. Ho usato le foto di un tizio a caso, attraente. Ho inventato tutta una bio. Dopo una settimana di swipe, l'ho trovata. Abbiamo fatto match. Mia moglie ha fatto match con un profilo falso. Il suo primo messaggio? Ehi, bello, sembri un tipo pericoloso! E mi ha mandato un emoji con l'occhiolino. Sono corso in bagno a vomitare. Questa donna che dorme accanto a me ogni notte là fuori cerca di scoparsi sconosciuti. E ascolta, guardando meglio il suo profilo, alcune foto erano scattate nella nostra camera. Si faceva selfie provocanti nel letto che condividiamo. Ho passato 2 giorni a raccogliere tutto. Le prove da Tinder, i dati del GPS, i tabulati telefonici. Ho persino trovato addebiti di hotel sulla nostra carta di credito. Nemmeno cercava di nasconderli. Pensava fossi troppo stupido o troppo fiducioso per controllare. La domenica mattina stava preparando la colazione. Canticchiava. Si comportava come la moglie perfetta. Ho perso le staffe. Ho buttato la cartella sul bancone. Ehi, che cos'è tutto questo? Cosa c'è, amore? Mentre continuava a mescolare le uova come se nulla fosse. Tinder, i 4 indirizzi dove sei stata, le spese degli hotel, tutto. Mai visto qualcuno cambiare espressione così in fretta? La sua faccia sembrava congelata, gli occhi sbarrati come una statua. Ha spento il fornello, si è aggrappata al bancone come se stesse per svenire. Posso spiegare? Non farlo. Ho gli screenshot di Tinder, il GPS che ti mostra in quei posti mentre dicevi di lavorare. Le telefonate? Non c'è niente da spiegare. E poi è iniziato il teatrino. Prima nega. Qualcuno ha fatto un profilo falso. Poi si arrabbia. Hai messo un tracker sulla mia auto? Sei pazzo! Poi supplica. Non significava niente, ero annoiata, possiamo superarlo. Infine le lacrime. Mi dispiace tanto, ti prego non andartene. Ma quando le ho mostrato tutto, è venuta fuori la verità. 4 uomini. 4. Martedì e giovedì, uno palestrato della palestra. Mercoledì caffè, un ex del college. Sabato yoga, un tizio di Tinder conosciuto 6 mesi fa. Il quarto, un collega. Almeno da 6 mesi. Mentre io mi spaccavo la schiena per mettere da parte soldi per la casa, lei viveva la sua vita da single. Il divorzio è stato un inferno, ma chi se ne frega. Ho fatto in modo che tutti sapessero perché. All'inizio ha cercato di controllare la narrazione. Diceva alla gente che ci eravamo allontanati o che ero troppo geloso. Ma che? Ho mandato alla sorella gli screenshot di Tinder. Ho pubblicato su Facebook qualcosa sulla fedeltà nelle relazioni, con abbastanza dettagli. Ho detto a tutti gli amici in comune esattamente perché avevo chiesto il divorzio. I suoi genitori mi hanno chiamato. Erano sconvolti. Sua madre si è scusata, ha detto che non aveva cresciuto sua figlia per diventare così. Anche le sue amiche erano disgustate quando hanno visto le prove. E la parte migliore? Un mese dopo, nel bel mezzo del divorzio, il mio amico mi chiama ridendo come un matto. Mia moglie gli aveva messo super like su Tinder. Mentre eravamo ancora legalmente sposati. Il coraggio di questa donna. Il divorzio è stato finalizzato entro lo stesso mese. Non avevamo risparmi, ma lei ha preso i vestiti, qualche oggetto per la casa e la macchina. Io mi sono tenuto l'appartamento e la mia dignità. Ha provato a ricontattarmi. Ho fatto un errore, sono stata stupida, possiamo riprovarci? Bloccata, ovunque. La cosa strana? Non sono nemmeno triste. Arrabbiato? Sì. Disgustato? Assolutamente. Ma triste? No, in realtà sono sollevato. E se avessimo avuto figli? E se avessi sprecato altri 5 anni? Se stai leggendo questo e senti che c'è qualcosa che non va nella tua relazione, fidati del tuo istinto. Non lasciare che ti facciano sentire pazzo. E se non sei felice, vattene. Non fare come ha fatto lei. Sto frequentando di nuovo qualcuno.
Con calma, racconto subito quello che è successo. E sì, controllo se hanno profili attivi. Denunciatemi. A pensarci bene, i segnali c'erano tutti. Meno sesso. Improvvisamente si curava molto di più. Sempre attaccata al telefono. Nuove amicizie. Lavoro fino a tardi. Weekend fuori. Ero solo troppo fiducioso per vederlo. Ma adesso sto bene. Sto guarendo e mi sento meglio a casa, meno stress. Ho ricominciato ad andare in palestra. Ho ripreso i contatti con i vecchi amici. E ho preso quel cane. Un Golden Retriever. Più fedele di quanto lei sia mai stata. Problemi di fiducia? Oh sì. La terapeuta dice che ci vorrà tempo. Ma è meglio essere single e lavorare su me stesso che sposato con una bugiarda. Ecco tutto. 5 anni buttati perché non riusciva a cancellare Tinder. 4 uomini che gestiva mentre fingeva di fare la casalinga. Ma sono contento di averlo scoperto in tempo. Ho 32 anni, ho ancora tempo per ricominciare. Ora vedo subito i segnali. Se stai passando tutto questo, documenta ogni cosa. Prendi un avvocato. Non lasciarti capovolgere la storia. La verità viene sempre fuori. E alla mia ex, se stai leggendo. Spero ne sia valsa la pena. Goditi il tuo monolocale e i tuoi match su Tinder. Avevi accanto un uomo che ti amava, che ti era fedele, che stava costruendo un futuro con te. E tu hai buttato tutto per cosa? Un po' di eccitazione? Qualche sconosciuto? Io sto bene, più che bene. Perdere una traditrice non è una perdita. È aver schivato un proiettile. Un proiettile lungo 5 anni, ma comunque. Ora scusatemi, devo portare fuori il cane. C'è una ragazza al parco cani che mi sorride sempre. È tempo di andare avanti. E tu? Ti fideresti ancora dopo aver scoperto una verità del genere? Scrivimi nei commenti cosa avresti fatto al mio posto, metti like se anche tu credi che la verità venga sempre a galla e iscriviti al canale per non perderti altre storie reali che ti lasceranno a bocca aperta.